Ciao ragazzi, noi siamo i Talenti di Flotta, io sono Carmine Io sono Paolo. e oggi abbiamo con noi i mitici Ciao ragazzi. Fabiano e Andrei. Ciao Che hanno ragazzi. fatto? Ciao a tutti. Che risultato avete fatto, ragazzi? Un grandissimo risultato. 9-4 entrambi. Più o meno. 15° e 17° a Liverpool, al sector di Liverpool. Grande risultato. Cosa avete portato? Cosa ci dite? Allora, io sono quello noioso. Io ho portato Django, ho fatto 9-4 e 2 delle mie sconfitte sono state un mirror, ok? Quindi diciamo che sono contento ma non contentissimo perché avevo delle tech di main proprio per gestire meglio il mirror. Mazzo più portato, quindi mi sono trovato un sacco di hate nei side degli avversari. Ci può stare. Ci può stare, no, ci avevo messo la firma, per carità, però speravo di meno. Però dai, è andata bene, sono contento. Alla fine, avessi vinto l'ultima partita, sarei entrato io come unico 10-3, quindi ho perso il win and in per la top 8. Ok. Un po' brucia, però vabbè, dai, si impara. Mazzo più portato tanto, perché c'è... noi 18%. abbiamo Sì. 18%, ma c'ha dei rate di conversione abbastanza buoni. Sì. Se vede il mio schermo, passiamo dal 18, top 64, 34%, top 8, 37%, cioè va sempre alto. Quindi Mazzo, diciamo che ha performato bene. Penso Sicuramente domina. il rate di Milano era un po' più alto perché è arrivato quasi al 50 in top 64, però comunque rimane alto Django. Cioè, diciamo che questo secondo me sono percentuali da mazzo che domina. Le percentuali di Milano non erano mai state viste in un gioco di carte, cioè esatto, era una roba che sì, non esatto. doveva esistere. Questo è un mazzo tier 0 molto forte, però nei limiti del, diciamo, concepibile. Poi subito sotto c'è Quinlan che è in 8%, quindi c'è proprio la metà di Django, Piet, Boba, Sabine, Palpatine e C'è un Han sacco di Solo. Sabine, qua, un sacco di persone hanno portato Sabine. Però sono entrate 4 in top 64, Sì. Beh, un sacco di sì, Sabine. 2 erano sicuro. In top 8 una, se non mi sbaglio. Top 8 No, 0. No, 0 0. Era Car Saxon, è vero. In top 8 0. E cosa avete visto di strano Il mazzo di nel Andrei dei due? sicuramente quello era strano, però ce lo aspettavamo, ce lo portavamo da casa. Nel dei due che avete visto di Beh, c'era strano, un Mira, perché ragazzi, c'era un Niro su 4-0, allora, il tuo mazzo, che parliamo del tuo mazzo prima del resto, sinceramente. Oh. Perché ma io ho fatto come Fabiano, ho fatto 9-4, però rispetto a Milano sono riuscito a fare 8-1 al giorno 1. Bellissimo. Ho perso solo da un giallo, a un doppio giallo, 2-1. È una partita molto bella in cui mi ha fatto 2 Kira e a un certo punto io avevo 2 Luke in mano e volevo aspettare per fare Luke e ammazzare un pezzo. Lui mi avrebbe dovuto tradare il mio hobby e lui ha fatto Kira ammazzandoti la sua Kira e mi ha chiamato Luke e non ho fatto un cazzo. No. Allora, ci sta. una roba che non potevo aspettarmi, però è stato un match molto divertente. E poi sono riuscito a fare un bel race. Ho vinto la Sabine 2-0, ragazzi. Il peggior matchup di Obi-Wan è Sabine e CL. Bellissimo. Un miracolo divino. Infatti poi ci ha perso a Milano in top, però. A Milano ho perso, dovevo per salire 2-1 con Sabine. Ma ti sei vendicato, penso, dai. Cosa? Sì, mi sono vendicato abbastanza. Però non è che non avevo fatto nulla di side di main contro. Avevo capito come un po' giocare a matchup, ma non avevo cambiato molto, quindi è andata anche bene. E dei due, la partita secondo me qui si è deciso molto il dei due, è stata la prima partita. Io ho giocato contro Beton, il ragazzo che era arrivato in finale a Milano e ha perso. Ho vinto la prima, in 5 minuti avevo vinto la prima e abbiamo giocato la seconda e la seconda l'ho portato a 21, non sono riuscito a chiudere e lui poi ha fatto Devastator su Devastator su Devastator e sono andato a morire. Poi abbiamo fatto una terza partita giocata così, però secondo me un 2-0 si poteva fare, cioè, forse ho sbagliato qualcosa perché se porti avversario a 21 magari puoi chiudere. E poi ho vinto contro Gar Saxon, ho perso contro Nan Blue, un bel mazzo ragazzi quello di Nan Blue, veramente un bel mazzo, non penso sia un bel matchup per me. Han Blue che giocava a base 25 però. No, Nan Blue base 30.
Unblue base 30, Normale. giocava ok, Tech, ok. DJ, giocava Force Throw fuori colore, ragazzi, pagava da 3 manni Force Throw. Mamma mia. Giocava Force Throw fuori colore, ma era proprio un mazzo carino. Giocava stile, sembravamo un mirror, perché anche lui giocava su mettere le spade sui pezzi forza e tutto il resto. Il problema è che lui Ok. giocava Waylay e io non gioco Waylay. Certo, quindi- sì. Eh, A te quindi funziona era solo andato- sul leader, mo, la spada con Willy, giustamente. Esatto. E poi, mazzo per entrare, ho giocato in live contro un Django. Ho tenuto la mano che secondo me era perfetta, però mi ha fregato perché giocava delle carte che io non mi aspettavo. Giocava quello che da terra, da aria, attacca a terra, Swoop down. Ok. swoop down, poi ha chiuso io a un certo punto perché per non perdere game 2 che un governatrice chiamo Super Strike, era l'unica carta che lo faceva vincere. E lui gioca il +2/+0 che toglie a fatta da Sabotatore, sì. Ah, Ma io Breaking infatti, l'ha usato. io pensavo che Game 2 tu Cavolo. l'avessi vinto. Ho fatto, vabbè, Ma tolgo anch'io pensavo la di averlo live. vinto. Nel momento che ho fatto governatrice chiamo quello, ho detto attacco con Luke e ho vinto. Mamma mia. Cioè, mamma mia. Una cosa Però ci sta, terribile. ragazzi. Ma Il bello e il brutto di governatrice è che se sai il meta, chiami le carte giuste. Se non sai quello che c'ha l'avversario, puoi chiamare una cosa e l'altro ti sorprende. è vero. Ci sta, forte. Carmine l'ha visto in live e si stava innamorando anche lui. Ah, ma poi qua hai fatto quel rampa con 2 mana rimasti che l'hai mandato sul cielo proprio. Però ha vinto lui comunque. L'ha mandato su Plutonio, però lui l'ha mandato su Marte. Guarda. E sono entrati tutti con quante sconfitte? È entrato un 10-3, un Cazzo. 2, un 10-2-1 e poi Ok. gli altri erano tutti 11 vinte, poi hanno Hanno fatto pattato. patta intenzionale. I primi Sì, due è vero. tavoli Hanno dell'ultimo fatto patta turno, intenzionale. Sì. gli ultimi due o tre tavoli forse, Però tre erano già tavoli. Terribile dentro, come c'erano cosa. comunque La, già la dentro. top 6, se Ah, non mi ok, sbaglio, ok. mi avevano detto a me. E Però tre non sono tavoli. sicuro. Però erano già dentro, ragazzi, comunque non li avresti mai buttati fuori. Ok, ok. Allora se no già dentro ci può stare. Sì, erano Top tutti... 8 che vi piace qui? A me piace molto l'Anakin, devo essere sincero. Josh A me è il un pazzo, Saxon. ragazzi. Josh è veramente Allora, un pazzo. non so se sapete, il ragazzo che gioca, che ha portato Anakin è quello famoso perché ha inventato il Boba 30 vite Ok. e il Palpa giallo e poi aveva vinto quel PQ con Unblue. Unblue, con Now There Are Two of Them E Ok. Cad Bane. e Cad Bane. È sempre lui, ok, che fa ste robe. E noi abbiamo avuto tra l'altro una piccola anticipazione da DJ Clero, che è un ragazzo appunto che sta a Londra e ci gioca nel weekly. E in settimana ci aveva Sì. detto: Mica ragazzi, guardate che c'è sto tipo che sta giocando questo Anakin Blue che contro Django è praticamente prende un bye. E avevamo provato un po' a ricostruire la lista, effettivamente era simile a quella che poi ha portato. È un mazzo pazzesco. Cioè, posto che poi, vabbè, in top 4 ha perso da Django, Però quello però succede, davvero... non è che hai 100% Vabbè. win rate contro il Esatto, mazzo. quando Perché, gira, ragazzi, gira. 5 carte pesanti, ragazzi. Cioè, nel senso, cioè, se vedi male quelle 5 carte è veramente lunga. Sì. Poi vabbè, Django è parte perfetto, che gli puoi dire, nel senso. No, però lui è un pazzo. Lui ha scoperto che ha giocato contro Bosk. Lui ha giocato contro Bosk e ha vinto. Game 1 l'ha concesso prima ancora di iniziare la Il partita. penultimo turno di Svizzera eravamo di fianco. Sicuro che con la side vinceva, praticamente. Esatto, cioè, eravamo di fianco, lui era tavolo 1, io ero tavolo 2 e lui fa all'avversario, stavamo mischiando, stavamo aspettando che partissero i 55 minuti, lui fa all'avversario, appena partono i 55 minuti concederò. Per favore gioca in fretta i 2 game che ci rimangono. Wow. E No, quindi vabbè. appena è partito il tempo, hanno concesso, hanno 6 dato e lui ha vinto i due game dopo. Tipo Wow. aura, ragazzi, c'è proprio potenza. Cioè, non lo so. No, ma è uno che calcola, cioè lui mentre giochi ti fa il calcolo delle probabilità, si segna le carte che gli sono uscite, quindi quante ne sono rimaste, perché giocava C3PO, quindi doveva chiamare i turni. Sì. Fa le percentuali in diretta mentre gioca, della No, possibilità di ragazzi, pescare una ma carta. il Mamma chat mia. GPT nella testa tiene, non lo so, cioè come fai? Io non... No, lui è molto Fenomeno. bravo, molto bravo. Infatti la lista è fighissima, meritava di vincere. Io ho detto, vince lui, figurati. Poi questo Django è stato più forte, ha avuto più culo, non c'è stato niente da fare. Non so se avete visto la partita, ma No, non l'ho vista Però- la No, neanche partita. io. è una roba proprio... Cioè, quando Django vede così, non c'è santo che tenga. Vabbè, che ha Giusto, fatto Triple Dark, Sneak Attack Triple Devastator. Dark. Ma più che altro è partito sempre di doppio drop a 1 con ISB, togliendo il robottino ad Anakin.
Ok. E poi ha fatto drop a 3, ti tappo Yoda, trado, ti attacco, turno 3 ha fatto triple dark dentro Ruthless, cioè proprio una roba devastante. A valanga. Sì, Perché Anakin se perde il primo drop e non fa neanche un trade è brutto. certo, quello vuole fare all'inizio. Va bene, e top 8, qualcos'altro che vi è piaciuto? A me sinceramente Anakin. Gar Saxon bello, però Sono Il contento per Gar ragazzo, Saxon. il ragazzo che giocava a Gar Saxon io l'ho beccato tipo al terzo turno di Svizzera, se non hai vinto. sbaglio, Tu hai fatto e 5-0 ho vinto. all'inizio. Sì, io ho fatto 5-0, sì, sì. Eh, E sono stato tipo la sua unica loss perché lui poi ha fatto 7-1-1 il primo giorno. ok. Lui molto bravo, giocava a una lista abbastanza stock di Gar Saxon che è fatta per mettere in crisi Django perché partono di Krennic e poi ti fanno la nave di Krennic, quella che Che ruba gli ruba lo scudi. scudo, sì. Sì. Esatto. Giocava appunto i Commandeer, quindi proprio fatta ad hoc per battere Django. Eh, Sì, però tu una gli bella hai, lista. gli hai sfiammato addosso, mi hai detto. Sì, no, quella partita lì davvero. I Triple Dark Ride beccavano esattamente quello che dovevano beccare. Quando è Ci sta. così non Vabbè, Sì, Pepeto ragazzi. c'era un'Ira con 4-0, poi purtroppo ha beccato prima Fabiano, poi ha beccato me, ha finito il 4-5. Poi. l'eroe. Mamma mia. No, L'eroe del poveretto, torneo. mamma mia. Era 4-0, ha fatto 4-1 con Fabiano, poi subito dopo ha beccato me, infatti poverino, si è preso 1 e 2, si è preso uno dietro l'altro. Sì, sì. Era Sindulla base 34. mentale. 34, la Sì. grigia. Carino, ragazzi, comunque il mazzo, non era male. Io ho vinto, ma per il rotto della cuffia. Cioè, il primo game mi ha staccato dal tavolo con Ghost nuovo, quello che dà le keyword a tutti Sentinella, i character. sì. Sì, perché è molto più mid rispetto al classico Leia che abbiamo visto, nel senso nel primo set in realtà. O sbaglio, mi è Sì, Era. sembrato di diciamo che vedere lui, qualche lista comunque. cioè il fatto è che quando scende Ghost, Django non può più fare la race perché tu avrai una marea di unità sentinella che però sono anche scudate. Sì. Perché tu fai uscire Ghost, poi giri Era, gli dai l'esperienza e sia Era che Ghost sono sentinella. Sentinella. Poi fai spell a Poi, 2, scudo. esatto, gioca i piloti, giocava Chewbacca, giocava Era Syndulla pilota, tutta quella roba lì. Io cioè, sapevo che contro i blu eroici Django perde se fa la race, quindi devi tradare tutto. E gli ho sempre tenuto tutto pulito, però il game 1 non è bastato, perché una volta che scende Ghost nuovo, poi scende Ghost vecchio che dà 2 scudi, Ok, sei sì. morto. Davvero un bel mazzo. Figo. Mm. Mi dispiace che abbia finito 4-5, però ottime vibes. Quello è anche un Vader Blue, c'era Vader Blue nuovo, che l'hai Sì, beccato tu. Vader Blue, io sono l'uscitore dei mazzi Spice, Ti incredibile. è piaciuto, Vader Blue? Ti è piaciuto? Vader Blue bellissimo, l'ho beccato al primo turno del Day 2. Ho vinto solo perché lui si è dimenticato di risorsare a turno 2. È rimasto con 2 No! risorse. Ha Una detto no, volta mi è successo pure a me, bruttissimo. è troppo presto la mattina, sono ancora assonnato. Però quella partita l'abbiamo combattuta, capito? Quindi avrebbe stravinto. Madonna. Però un bel mazzo, giocava un sacco di unità scudate per far sì che resistessero ai ping di Django, Sì. poi ci flippava Vader sopra, ci faceva o salvo o barrage per pulire tutto. E poi giocava fighissimo Malevolence, che è una carta contro Django spaziale proprio. Certo, è la Exploit 4, quella là, Sì, no? sì. Quindi quello che Con avevamo Restore provato noi, 2. se ti ricordi, con Tron, quando provavamo i tech con Tron. E dai meno 5 di attacco, Sì. una cosa del genere a tutti Meno quanti. 4, meno 4 non può E attaccare. non può attaccare. Meno 4, meno 4. Quello è lo Zillo che dà meno 5. Va bene. E poi, se vuoi sapere un'altra cosa divertente, al day 2, di fianco a me, un giocatore si è dimenticato il mazzo. Ha dovuto concedere il turno perché si è dimenticato il mazzo a casa. No! Sì, No, al day 2, sì, sì. È un Cioè- Queen Ross, si siede e fa, ragazzi, non ho il mazzo. Scusate, è andato in Just Station, è tornato, fa, te la concedo. Contro Gar Saxon, che poi era quello che poi è andato in off, quando giocava il primo turno contro Gar Saxon, ha concesso e fa, io vado a prendere il mazzo a casa. No, a parole. È così. No! Mamma mia. Incredibile. Ma la mattina disastrosa per Liverpool. Cioè, la gente Sì, è stava vero, sconvolta. è vero. Ridevamo perché noi in macchina, cioè quando siamo saliti sull'Uber per andare all'evento, fammi controllare se c'ho il mazzo. E l'abbiamo controllato. Poi 10 minuti dopo, mentre stavamo ancora andando, faccio fammi controllare se ci sono tutte le carte, le abbiamo ricontate insieme tutte quanti. Quindi, Avete giocato la sera, non penso. no, No, siamo andati con morti. perché c'era DJ Clero
c'era Michele che è Canzone, come si chiama? Cavalier Canzone. Cavalier Canzone su Discord, e Luca, che erano 3 ragazzi, di Giclero di Londra, gli altri 2 ragazzi uno vive in Olanda, l'altro è di Treviso, Trento, dove era lui? Del Veneto, quindi Trento e Treviso penso sia. Abbiamo fatto cena insieme, una esatto. birra, sai com'è. Volevamo un po' staccare, eravamo tutti molto provati dal day 1 che comunque... Cioè, Pesante, vabbè, sì. Andrea ha fatto Pesantissimo. 1, quindi l'ultimo turno l'ha giocato abbastanza tranquillo, però io e Michele l'ultimo turno era proprio porta cruciale, eravamo un po' su di Certo. giro quando abbiamo vinto. Vabbè, però cioè, l'ultimo turno è comunque importante perché ti fai una No, vittoria più ma il giorno infatti in dopo. memoria di Milano avevo fatto 8-1, che quindi mi permetteva di perderne uno al day 2, ma poter entrare lo stesso. Però ne parlavamo prima mentre venivamo a casa, abbiamo detto che secondo me il day 1 ormai, se fai l'esperienza riesci a passarlo, però ti devi abituare alla pressione poi cioè, di farne 2 di fila, cioè di concentrati sullo stesso livello di fila, perché uno lo fai, ma poi dopo l'altro è ancora più impegnativo del primo. Sì, sì, sì. Sì. Però ha vinto Bosk. Ha vinto Bosk, diciamo che appunto guardavamo prima, cioè è successa una dinamica particolare, non so se avete visto le liste, se vi siete accorti un po'. In pratica in top ha vinto la Svizzera Sip, ok, quello, il polacco Sì. imbattibile, ok? Il compagno Che è il compagno di team di quello che è arrivato secondo a Milano, ok? Ok. E loro hanno detto che il loro Django non poteva perdere dai controlli perché giocava 2 bombardamenti Planetary Bombardment di side. Dedicare 2 slot di side a quella carta lì ti permetteva di sapere che contro controllo vinci tranquillo, G2, Forte in G3. faccia così. Esatto, io ho adottato quella tech, perché sono un copione ovviamente, e l'ho messo in decide, e il bosco che ho trovato in Svizzera ho perso G1, cioè partita invincibile, ma G2 e G3 l'ho spiattellato per sti cazzi bombardment, perché ho Ok. fatto Devastator e poi 12 attacchi bombardment. Quindi quando hanno in top 4 Bosco è andato contro Sip, ho detto, boh, cioè... Perde la prima, sarà... vince le altre. Esatto, sarà una finale di nuovo Django contro Django. Invece loro hanno tolto i bombardment dalla side per giocare i drop a 1 di side. E quindi contro Bosk semplicemente non c'è stata partita, è passato Bosk, che poi ha giocato contro Django e ha comunque Però il vinto. Django della finale era un Django diverso, sempre polacco, però giocava i bombardment. Ok. E ha comunque vinto, quindi Sì, Quindi sì. c'è proprio così parkour. Però Game 2 sembrava vinto da Bosca, a un certo punto c'è stata una speranza di rientro di Django all'ultimo, per i bombardment, comunque. Sì. Tra l'altro lista di Bosk che è praticamente uguale alla lista di un ragazzo italiano Che ha ha fatto dopo a fatto Milano. a Di Milano. Sì, Giovanni, infatti esatto. io ho scritto che era quasi uguale. Neanche lui gioca i Pershing, neanche lui gioca i Chilsen. Chilsen, sì. Sì. Ha Secondo me cambiato solo una Avenger in più, ha detto che ha messo. Un Avenger in più, c'è anche uno Snoke in più e c'è un Grenade Strike in più. sì, secondo me Grenade... quella è un po'... C'è una lista innovativa perché comunque devi scendere a patti col fatto che ti servono le carte rosse per rispondere a Django Sì, e devi rinunciare a Chilsen, che è una carta fortissima ovviamente, ma le carte rosse sono più importanti. E quindi per giocare dei Chilsen 4-4, secondo me l'intuizione è stata rinunciamoci sì. e proviamo a giocare... E funziona, cioè ha funzionato, quindi... Ha funzionato perché adesso non so quanti... Aspetta che guardo. Quanti ne ha staccati sto tipo Ma di... ne ha staccato un po', perché Ma poi poi comunque ha fatto... scusate l'ignoranza, c'era la base 35 oppure la No, base base 30? 30. No, base 30, Base base 30, 30 no, c'era le il carte Bosk, sono ok. troppo importanti in mano per Sì. boss. No, infatti, no, perché sennò Chilsen pure con una Poi carta non in meno c'era, macella infatti, non entrava. c'era neanche Pershing, quindi... Esatto, senza Pershing ho detto, Ma cioè, poi come fai a fare Chilsen grande? in finale gli ha fatto dei giochetti con boss che scattava i tagli che faceva veramente Ha paura. riscattato 2 taglie da... G2 ha riscattato 2 taglie da Kuro 6, quindi si è curato 24. Ha curato 6 a Bosk, prima ha curato 12 in base, e il turno dopo ha curato 6 a Bosk e 6 in base. Cioè, Ti ricordi 18 quando in abbiamo base giocato? curato, Oh, ma ragazzi. com'è che si è curata l'unità? No, vabbè, è una roba pazzesca. Ma l'aveva Bello. detto Giovanni, tanto Carmine lo sa, noi avevamo parlato cosa portare, cosa non portare anche a Liverpool. Il mazzo forse da portare era Bosk, vedendo Sì. come è andato a Milano, però il problema è che devi testarlo. Cioè, o sei Io uno che ha l'avrei sempre portato, però... testato. però La è andata febbre ti ha così. frenato, se no vincevi Purtroppo è tu, beccato la Carmine. febbre. Avevi vinto tu, Ah, Carmine. Comunque Bosk ha vinto magari. 5-0 da Django.
Ci ne sta. ha beccati pochi e ha fatto 5-0, ma perché comunque i Django erano di meno a sto torneo. Cioè io Sì. per i primi 5 turni appunto non li ho trovati, erano proprio di meno. Erano di meno, però... Cioè, No, quello diciamo che quando fai il cut li becchi, cioè devi comunque avere un mazzo che li può battere, perché per comunque forza. poi dei due li becchi per forza. Sì. Vero. Infatti del Sabine, io lo Sabine che avevo beccato, ma quanti Django hai beccato? Nessuno. Sono Unblue, quanti Django hai beccato? Uno solo. Cioè, infatti ha permesso questo di far arrivare dei due dei mazzi che non erano, però poi dopo nessuno di loro poi ha passato il taglio. Sì, ci sta. Sì, secondo me grande sorpresa di questo torneo sono i Gar Saxon, perché ce n'erano 2 o 3 nel Day 2, cioè comunque un mazzo che non ha performato male. E poi In 64 ce ne sono stati 3 in 3. 64, quindi Ma secondo me è un non mazzo che ha male. qualcosa da dire in questo meta. Deve evitare i controlloni, però... Beh, anche se Sì. hanno il TIE Phantom che comunque Sì, sì, se gli sì. mettono una cosa sopra e non fanno più -2, No, no, è vero, però adesso Quello esiste, sì. esiste No Glory che... è vero, quello che serve. può- Oh, Va bene. comunque, l'unico hobby portato al Day 2 sono sempre questi. Ma sempre tu. Mamma mia. È Vogliamo vedere andata l'altra questo showcase, hobby? eh? Ne abbiamo vinta un'altra uguale. Una l'abbiamo già venduta, vediamo anche l'altra. Ma quanto... Ma poi le hanno date le chi ha vinto la showcase di Django? Zip. Ah, perché si Non fa so. appena finisce la Svizzera. No, secondo me l'ha vinta. Sai che l'ha vinto quello che è in finale? Però io ho visto Zip con la showcase in mano, quindi non so. Magari l'ha dato l'altro. Magari Non ce so. l'aveva già. Può essere, non lo so. Comunque, showcase di Django difficilissima da ottenere, quella degli altri un po' più facile. Io ho giocato l'ultimo turno del Day 1 contro un ragazzo che aveva Luke e mi Sì. ha scongiurato di pattare fino a che Così la vinceva. Sì. esatto, fino a che non è arrivato un ragazzo da dietro e gli fa: ma scusa, ma anche tu stai giocando Luke? Sì. Quanto sei? 5-2? E io sono 6-1-1, quindi entrambi dobbiamo giocare, non possiamo pattare. E Madonna. quindi Hai giocato e hai vinto. io ho vinto, sì. Ho infranto i suoi sogni, era devastato, però è Poverino. Totalmente. andata così, mi dispiace, dovevo fare dei 2. Adesso Vabbè. aspettiamo mercoledì, vediamo cosa succede. Da lì si deciderà cosa fare a Lille. Sì, decisamente. Tu ti fai anche Lille, Fabiano, tu? Anch'io. Facciamo sia Lille sia mondiale. Bellissimo. Bravi, fatto E bene. come dicevo oggi, c'è una mezza idea di andare a fare un picco in Polonia, ma dal nemico. Lui A però. raccoltellare dietro alla schiena la gente. Ma guarda, tanto se vuoi battere, cioè se vuoi giocare forte, devi giocare con i più forti. Quindi i più forti attualmente sono loro. L'hanno dimostrato comunque sul campo, quindi andiamo a prendere qualche scalpo, va? Ci sta. Bella tattica. Non so, adesso devo guardare quanti sono, però se c'è una data comoda, perché non farlo? Ma ci vuoi parlare un po' di questa lista? Vediamo Come questo fa grande questa partita? Obi-Wan, questo commento a caldo su Obi-Wan. Obi-Wan. Anche perché è diverso da Milano, eh. Sì, ho cambiato sicuramente 5-6 carte forse. La side ne ho cambiate 5 sicuro. E anche la main ho cambiato 5-6 carte sicuro. Non c'è il Sundari. Ma non c'è mai... non c'è mai... C'era il dubbio se mettere il monoper di Sundari, ma è stato abolito. Vabbè. E invece il mono per di Akbar è stato forte però stavolta. No, il monoper di Akbar, ragazzi, è una carta pazzesca. Pazzesca. L'incubo dei polacchi. C'è stato un polacco che quando ha vinto l'ultima partita di Day 1, quando ero 7-1, gioco con questo, uno dei polacchi che giocava a Django, e gli ho fatto 3 partite di fila Akbar, di cui la seconda partita gliel'ho proposto 3 volte. Mamma mia. Gli ho proposto 3 perché facevo Moa, me lo riprendevo, poi una volta me l'ha balzato in mano, poi ho fatto dei ciocchi. Il fatto che loro giocano i drop a 1 e Akbar ammazza il drop a 1 entrando facendo i danni è fantastico. Sì. C'è stato un momento che mancava un'unità, avrei voluto ammazzare un carretto Akbar. Wow. Bellissimo. Entra Akbar con questo pistolone che fa esplodere il carro. No, non è malvagio. Secondo me è una carta che uno per, soprattutto in alcune cose, può dire. Poi ha Restore 1, cioè comunque non è malvagio, non se l'aspettano. Fa delle cose belle. La roba figa è che appunto, cioè lui entra e si porta via il drop a 1 e poi Sì. dopo si porta via l'altro drop a 1, sopravvive e ti cura E 1. ti cura di uno.
è davvero un muro davanti alle partenze di Grido, Stormtrooper, cose del genere. E poi fa troppo schifo, però, cioè, nel senso, si è già portato a casa una carta, e quindi Django manco lo pinga, perché, cioè, Ha già fa fatto davvero il troppo suo. schifo. E Quindi, poi se si prende anche Tarkin Town sei contento, cioè alla fine Certo, 1-4, come tolgo no? due prezzi e prendi Tarkin Town. certo. Però se devo dirti la carta più bella, ma la più bella che oggi, che è nuova che ho messo, è l'1-4 che dà +2/+2. Io mi sono L'1-4. innamorato, vedete? Cioè io mi sono innamorato di quello lì. Ma io ti ho visto a Game 2 contro Django, che c'avevi lui e Yuang. Eh Ma sì, c'avevi un turno pazzesco. no, ma l'ho fatto, c'è stata la seconda o la terza partita di Svizzera il day 1, che mi è capitata questa combo, e mi sono accorto di quanto era forte quella partenza. Cioè partire 1-4 e fare Yu Yang sull'1-4. Poi al terzo turno tu hai un 2-6 che sta picchiando, scusami, un 3-6 che sta picchiando base e pompa l'altro che diventa un Sì, 4-6. sì, Quindi stai mettendo 7 danni in base Che o sarebbe fa quello dei con Smuggle, trade. giusto? sì, quello Sì, con con lo Smug. Smuggle. Ma lui, Bello. contro la partita che ho perso contro Obi-Wan, che contro Han Contro Obi-Wan, Solo, ok. scusate, contro Han Solo, ho fatto la stessa partenza, uguale, e lui ha messo il 4-4 sentinella 6 un giallo, no? Sì, Allora io sono andato con l'1-4, che quindi che era diventato un 3-6 contro la sentinella 4-4, e ho pompato Yu Yang, che è diventato un 4-6. sì. Poi lui non se l'aspettava, gli ho fatto dogfight sullo stesso pezzo, che ha portato via la sentinella che aveva solo più un'infitta e ha fatto diventare Yu Yang un 6-8, che ha portato via un solo leader. Madonna. Mamma mia. E poi ho curato uno con Obi-Wan e non è morto Yu Yang, perché si è preso 4 danni, però ne ho curato uno, ne ha dato 3 e è rimasto in campo. No, bellissimo. E Mamma mia. cioè, lo sto rivalutando molto, cioè Cioè, lo proprio una carta porteresti che non ho anche a messo 3, già. tipo? Dimmi, scusami? Lo porteresti a 3, secondo te? Lo porterei, cioè, se dovessi dirti cosa modificherei di Hobby dopo ancora oggi, toglierei il Luke 3-2, una carta che proprio non serve più a Non l'ha mai niente. fatto, ok. Ma non è che non hai fatto, l'unica cosa buona di Luke è puoi metterci spada. Sì, Però, però è una giocata che contro molti giocano Waylay, o se non giocano Waylay comunque, cioè io toglierei Luke, proprio lo toglierei, metterei 3 per di quelli, di 1-4, e poi valuterei... la nave fa restore. Ma conviene stare a terra, perché nave restore noi ne messi, però ne parlavamo che ormai Django gioca a terra ai primi turni, quindi ti conviene, devi partire a terra. Infatti Ok. la lista di Milano giocava i 3-2, la nave 3-2 ribelle, e l'ho tolta apposta perché è meglio partire a terra che partire spazio. sì, tra l'altro adesso si giocano solo più 2 TIE di Kylo, Sì, che era proprio la vittima del 2-3 restore, no? Perché tra Davi, tranquillo. certo. Adesso si giocano di più magari gli Zigerian, i 2-3 che fanno i danni indiretti, Sì. che tu però non sei contento di andare lì, il tuo rimane a 1 di vita, il suo anche, però tu puoi Però lui essere va faccia, pintato. tu no, ci metti un po' di turni. Cioè, ci perdi Esatto, comunque tempo, sì. sì. Ed è Comunque, stato poi forte quando fai... il carretto inside, quella che riprende drop. Cioè, l'hai usato effettivamente. L'ambush 4-6. Ah, quella sì, era per il controllo, e io l'unico, non è proprio controllo, ho giocato sia contro un Palpa Blu sia contro un Cat Blu, e comunque poi li metti dentro perché vuoi riprenderti governatrice. È una No, carta spiegati che forte. cioè Andrea ha fatto sta roba perché era un piano di side contro controllo per non farsi fare la vratta. E quindi se tu hai governatrice, loro devono sprecare una rimozione per risolvertela, e poi c'hai sti carretti che te la riprendono in mano. Sì, il Rogue Squadron 4-6 Esatto. che prende quello. Cioè la mia side è sempre stata, perché io mi sono accorto a Milano che io contro Blue Nero Villian o contro non solo le governatrici, ma o vedi la governatrice al momento giusto che la chiami di wing reinforcement e la fai, se no poi sei sotto un treno. Quindi l'idea era fare governatrice all'infinito, e l'unica carta che te lo fa fare è Rogue One, che te la va a riprendere, e Home One che va a riprendere Rogue One, che ti va a riprendere governatrice, quindi puoi fare questa combo di Sì. carte. E un'altra carta nuova che è uscita è Salvage, che è l'evento a 0 che ti fa giocare un veicolo dagli scarti. Sì, quella è Quindi bellissima. puoi giocare anche Rogue One. Infatti Salvage, ragazzi, ha fatto un numero che... Io l'ultima partita contro quel famoso Django, il Tarkin Town, a un certo punto siamo in questa partita, lui gioca aveva già un carretto in campo che aveva pingato tutto, gioca il secondo carretto e io ho Obi-Wan con spada, quindi è un 7 e un danno sopra, quindi è un 7-10 con un danno Sì. sopra 9. Lui gioca un altro carretto, fa tutti i danni, mi tappa Obi-Wan
e Yoda e fa in modo, si fa danni anche i suoi in modo che il carretto sia un 9, il primo Ok. carretto. Fa così ti trado e ti ammazzo Obi-Wan e ciao, arrivederci, grazie. E io a un certo punto gioco Salvage e avevo la Bright Top nel cimitero, faccio Salvage Bright Top, mi riprendo in mano Yoda e faccio Unfortunately, now you become an 8. Però mentre lo faccio mi ricordo, cazzo, Salvage fa un danno a Bright Top, quindi mi ha cambiato un cazzo, ho tolto il danno da Yoda e lo metto su Bright Top. Sì, Io lo certo. sposto, però io avevo detto quella frase, lui fa, sì, effettivamente, minchia, bella giocata, grazie, non me l'aspettavo, prende iniziativa. Quando mi prende iniziativa, io conto sul tavolo, faccio, ma il carretto era comunque 9, Sì, sì, vaffanculo. tutti Vabbè. zitti. Vabbè, zitti. Lui prende, mentre lì stiamo giocando, inizia il turno, gli faccio, ma quante carte in mano, risorse, cavolo, che cosa mi fai adesso, tutto il resto? Lui fa una giocata, quindi non trana, perché il carretto era comunque 9, se avesse contato, Allora gli faccio, la forza è con me, +2/+2 Obi-Wan, scudo, così almeno serve morto, a posto. Vai, è bleffato in faccia Sì, comunque. me l'ha tappato comunque Obi, perché tipo ha fatto il 3-1, l'ha tappato, gli ho bleffato in faccia, però il fatto che abbia poi messo il 2-2 scudo, Obi in quella partita si è portato via Django e i 2 carretti che hanno tutti tradato Obi per portarlo via. Madonna. Comunque, No, vabbè, è la fantastico. forza del mazzo di Andrea è proprio quella. Cioè, nel senso, in questo gioco è importantissimo sapere cosa ti può fare l'altro. E Certo. Andrea, innanzitutto, tutti uno per, quindi non sai che cosa cazzo potrebbe avere in mano. E poi, appunto, gioca delle carte che, cioè, gioca solo quel mazzo, quindi non sai mai cosa aspettarti. Sì. Che poi sono filosofie di gioco, comunque secondo me è giusto anche chi gioca tutto in 3x, più lineare, chi gioca 1x. A me piace avere un po' di varietà nei mazzi. Sì. Però cioè, è il gioco più tranquillo, come avere la sicurezza, io la potrei pescare, poi non la peschi, cioè nel senso, e soprattutto quando hai uno per nel mazzo, ammetto che mi diventa molte volte difficile, tu sai che quella carta non la rivedrai, quindi risorsare una carta che è in 1x o in 2x è pesante, cioè nel senso, hai la mono o one, cosa fai? Certo. Ci Però sta. secondo me sono anche i colori che ti fanno fare questo, perché molte carte sono simili alle altre, c'hai U-Wing Reinforcement, cioè sono anche i colori che U-Wing ti è una carta fanno funzionare questa lista. Cioè con altri colori Sì. secondo me non so se funzionerebbe. Sì, sono d'accordo, sicuramente i colori, ma sicuramente le carte sono molto simili, sicuramente avere una roba cioè, in questo momento hai bisogno di robe ripetitive, perché io a Milano mi sono accorto, intanto pescavo la copia di Yoda, la copia di Kannan, ce l'avevo già in campo, erano carte morte, quindi ho ridotto quelli a 2x perché era meglio vedere una carta che tu non avevi, che ti dava una varianza. Sì. Il problema, secondo me, con la partita in live di Django l'ho persa sì per un po' di sfiga, ma l'ho persa anche per alcune scelte sbagliate, perché a un certo punto io ho visto la varietà, avevo Yu Yang o Yuralen, ho deciso di tenere Yuralen perché avevo in mente una giocata, cioè nel senso spada su Yoda, Yoda poi attaccherà con la spada del generale e a 5 mi farà fare Yuk come pezzo e lui mi ha Certo. giocato la roba che attacca da spazio terra e mi ha rovinato la giocata, e se avessi tenuto Yu Yang invece che Yuralen avrei potuto fare quella giocata a 6 mana anziché a 7, cioè mi sarei dato un piano B. Sono stato un pirla, non Sì, avevo ma che ne detto, sapevi? Anche perché non Vabbè, è ma open chi la list. gioca sub down? Cioè, non è una carta che vedi molto, quindi ci sta pure che non no, sono hai d'accordo, pensato. però questi tornei comunque tu devi un po' pensare la carta che ti fa un piano B simile a quello che hai, cioè nel senso magari Sì. Yoran non cambiava, cioè era meglio nel late game perché avrebbe pompato il Luke, avrebbe pompato Yoda, il Obi-Wan che sarebbero usciti, però in quel momento forse era meglio tenersi un piano B per la spada del generale, dire sono sicuro che se non faccio il Luke a 5 risorse lo faccio a 6. Ok. Comunque è pazzesco come cambino poi queste carte qui magari inaspettate, cambiano proprio le partite, perché magari uno anche solo ha testato contro la lista stock di Django che gli swoop down non li gioca, Certo. e cioè, proprio è una roba che tu cancelli dalla testa e sai che se fai Yoda non ti succede un cazzo e puoi attaccargli la spada sopra. Quindi cioè, secondo me è una roba da portarsi a casa dai tornei, che se hai nel mazzo delle carte che non ci sono nelle liste stock, magari potresti cogliere impreparato dei Sì. dei Potrebbero essere giocatori più che forti di quello che sembrano, nel senso. esatto. Come avete raccontato prima con Breaking In invece di Surprise Strike, alla fine è Sì, stato io ho Ha vinto la decisivo per il partita. Breaking In. Sì. Sì. lui ha vinto la partita di quello, perché quel game era morto, cioè nel senso. Sì, e poi cioè, ti fa capire un po' come sono differenti questi tornei dal localino o dal PQ che ti fai a casa, no? Perché quando ti fai il localino, fai il PQ o comunque sei in 30-40 della sta zona, magari tutti sanno che tu giochi quella lista lì, no? Sì. E invece quando ti trovi una persona che viene da 300 km dove abiti tu, 500 km, che cazzo ne sai di cosa ha nel mazzo e potrebbe avere anche swoop down. Ed è un po', cioè, cambia proprio la mentalità con cui affronti poi la partita, no? E poi però i PQ la top 8 c'hanno lista open,
Certo, è vero, quello è vero. Però la Quindi lista, cioè, adesso io posso dirti che secondo me, tolto però il conto è che questi eventi grossi devi fare top. L'obiettivo è fare Sì. top. certo. Tipo Lille, l'obiettivo è fare top, ti pagano il volo, cioè, poi dopo quello che succede dopo la top va bene, però l'obiettivo è fare top. E io quello che ho notato sia a Milano sia a Liverpool è che l'effetto sorpresa è da tenere in considerazione quando monti un mazzo. Cioè o monti il mainstream, oppure se vuoi vai veramente sotto traccia, fai qualcosa che nessuno si aspetta e ti porti a casa un bel po' di game, perché la gente non sa cosa si aspetta sul tavolo, eh. Sì. No, io concordo molto su questa cosa e ci sta, cioè quello che farei pure io, cioè, tendo a fare, nel senso. Non sempre È meglio fattibile, se... comunque bisogna stare Cioè, attenti. ovviamente nel range del fattibile, non è che ti presenti con, che ne so, un mazzo No, totalmente ma strano, però le carte ci sta, che devi prendere di sorpresa. Obi, Luke e Lando stanno tutti sullo stesso livello, secondo me. Quello che dico io è che Obi, secondo me, era quello più pratico perché esce prima di Lando e a differenza di Luca Sentinella. Quindi tu sai che a 6 risorse tiri fuori una Sentinella 4-7. E quello Sì. perché io ho scelto su quello, perché i mazzi sono più o meno simili. Però scelgo quello perché è una Sentinella. E poi soprattutto perché è l'unico leader che di base ha una risposta Tarkin Town all'inizio. Gli altri invece si mettono gli scudi, però comunque se uno riesce a passare sopra gli scudi è una merda. Sì, la lista di Andra, secondo me, più che il counter a Django, era una lista molto bella in un meta di Tarkin Town. Sì, ci sta. Perché, cioè, secondo me, cioè, tra l'altro lui vince di più contro Quillan che contro Django. Però sono i due mazzi più giocati, fanno magari un 30% del meta e sapere che tu hai una risposta alla giocata più forte nell'early game del 30% del meta è una roba figa. Quindi probabilmente Obi-Wan ha pagato più di Luke, più di Lando, che poi alla fine non abbiamo visto nei dei due di questi sector, proprio per questo motivo qui, perché una delle carte più forti, dei mazzi più forti è Tarkin Town e spesso non se ne parla perché tanto la base cioè non è la tech, capito? Secondo Fabiano sarebbe da andare Tarkin Town e non Django. Sì, sono un grande sostenitore del ban di Tarkin Town, però... Vabbè, però poi, cioè, ci sono, anzi, in America hanno fatto primo e secondo posto Django 30. Ma quando? Hanno fatto uno dei vari tornei che hanno fatto in America, tipo 2K, 6K, quelli là. Ah, il biathlon, ho capito, sì, sì, sì. Primo e Però secondo capisci, posto base Django 30, 30. però base 30 ti permette in early game di giocare molto più safe e No, tranquillo. però in base 30 io ho seguito tutta una conversazione per cui loro giocano base 30 perché sei avvantaggiato nel mirror, perché effettivamente il mirror di Django, la Tarkin Town non è così fondamentale, perché tutti i tuoi pezzi fanno relativamente schifo e non sono tanti gli spot in cui la usi. Cioè spesso la usi per perdere un'azione e andare secondo, però non è così forte. E invece avere 5 vite in più ti cambia la vita. Sì. Infatti una partita l'ha vinta proprio per quelle vite, me la so vista la finale. L'ho poi a Ruthless per chiudere, ma niente, l'ha portata a 27, quindi nulla. No, ma Eh, sicuramente il problema di Tarkin Town è che abolisci tanti altri mazzi, però magari dà vita a altri ancora. Non si sa. Vediamo mercoledì cosa succede. sì. Potrebbe Invece cambiare tu tutto. che ci dici del tuo Django? Abbastanza standard, mi sembra. Ma sì, allora io ho testato tanto pre-Milano perché appunto avevo dei compagni di team che avrebbero portato appunto il mio mazzo, quindi io anche non essendo andato a Milano ho detto vabbè, mi metto sotto, testo bene per darvi una lista che funzioni. Poi ovviamente sapevo che visto Milano poi il meta cambia, vedi quali sono le innovazioni che hanno portato i deck builder più forti, adatti le liste, cerchi un po' di capire. E niente, appunto, a Milano abbiamo come team abbiamo portato una lista con pochissimi drop a 1, anzi praticamente nessun drop a 1, perché non volevamo finire sotto i ping di Quinlan. Mm, E poi diciamo che il core del mazzo era lo stesso, perché le carte forti di Django sono 40, quelle devi giocare, poi le altre 10 te le puoi anche inventare. sì. E poi avevamo appunto una side un po' più variopinta, perché non sapevamo bene che mazzo aspettarci. Poi c'è stata Milano, le persone che hanno portato la lista che appunto avevo pensato io non sono andate benissimo perché hanno fatto dei 6-3, cose del genere, cioè non hanno fatto dei 2 sostanzialmente. Allora niente, una volta che è uscita la lista, le liste delle top, mi sono studiato un po' le liste delle top e ho preso diciamo le cose fighe dalle varie liste. L'innovazione che appunto ho fatto, mi sono messo 2 Electromagnetic Pulse di main, che è la spell che fa 2 danni a un veicolo, a un droide e lo tappa, Sì, perché è una carta fondamentale nel mirror certo. e io dalla side l'ho messo di main. Ehm,
E poi appunto nella main ho messo i drop a 1 perché io pensavo che i drop a 1 facessero schifo nel mirror, perché a un certo punto passa i G e te li spazzola tutti, ok? Però arriva Ma tardi probabilmente. esattamente, cioè il mirror è una corsa e chiunque si fermi a tradare i pezzi probabilmente sta perdendo, ok? Sì. Quindi se tu parti di doppio drop a 1 e quei drop hanno messo 3 danni, 2 danni, hanno già fatto quello che dovevano fare. Se poi passerà i G e te li pulirà, amen, non succede niente. Sono Sì. 2 danni in faccia, sono dei danni raggedi in faccia sostanzialmente. E quindi niente, mi sono portato questa lista con 9 drop a 1, quindi il 2-1 nuovo che fa il danno indiretto quando attacca, quando muore. Sì. Grido e l'ISD. Sì. E poi niente, ho giocato sia i guerriglia che Boba Fett unità, distruttore, non il pilota, l'altro. Sì. Guerriglia fortissimo contro Quinlan e fortissimo nel mirror, quindi volevo main deckarlo. Fino a tipo 3 giorni dalla decklist submission avevo 3 di main, avevo 0 Boba Fett, però avevo troppa paura del mazzo di Andrei. La verità è che non volevo perdere Andrei, ok? E quindi ho detto no, Boba Fett devo portarmelo perché è troppo forte contro i Lui eroici è veramente i forte. blu eroici, comunque Luke, quelli che ti vogliono mettere gli scudi, eccetera, che sono dei mazzi fatti per odiare Django. Quindi ho fatto uno split, ho messo 2 Boba Fett e 2 guerriglia. Per quanto riguarda la side, mi sono portato, vabbè, 2 bombardamenti perché effettivamente contro i controlli sono incredibili. 2 Cat Bane perché è una carta della Madonna, entra praticamente cioè entra in tantissimi matchup, entra contro controllo, entra contro nel mirror, entra contro Mid. Queen. Sì. Davvero, perché tra l'altro nel mirror Cat Bane è fondamentale perché è una delle poche risposte a Devastator. Perché adesso non so quanti mirror di Django avete giocato nella vostra vita, io ne ho giocati tipo 1 milione, ok? E tu contro i giocatori che sono più scarsi di te arrivi a un punto in cui tu hai preso il controllo del board, sei avanti magari di race, ma il tuo Django ha malcapitatamente 3 danni sopra, ok? A quel punto cosa succede? Che il tuo avversario può fare triple dark raid, prendere Devastator, ammazzarti Django, Sì. e tu quel turno non puoi tappare, quindi quella Devastator saranno 9 danni in base. E tutto nella tua lista deve cercare di evitare questa situazione qui. Quindi devi giocare gli Electromagnetic Pulse di main, perché sono un modo di tappare la Devastator, e Cat Bane è un modo in cui tu puoi fare sneak attack Cat Bane, mi piglio Devastator e te ne metto 7 in base, portando la race dalla tua. Quindi niente, facendo queste considerazioni ho portato questa lista. Mi è piaciuta abbastanza, direi. L'unica cosa che cambierei sono i 2. Io di side avevo 2 Change of Art. Li ho messi perché avevo paura di Piet. Pensavo sarebbe stato un mazzo comunque abbastanza giocato, ma in realtà è tipo il terzo mazzo più giocato, Sì. ma fortunatamente fa schifo, quindi non ne ho beccato neanche uno. Cioè, è stato davvero. Cioè, io pensavo, sai, Piet giallo ha fatto top 8, lo vedrò, lo incontrerò, è un mazzo figo, eccetera. Però invece si vede che era solo il pilota che era figo, perché Piet era 31, 7%, era il terzo, sì. era il In terzo, no? 64 Però ma Poi poi non gli c'era sono un sacco di passati. vie gialli, comunque in giro li ho visti. però la conversione secondo me fa schifo, Adesso non In ho top visto. 64 ne sono passati 3. 3. Sì. 4%, la metà, quindi sì, la conversione è Perché terribile. top 64 non vuol dire dei due, Esatto. Esatto, Perché sì. secondo me Ah, dei 2 ce n'erano bene. 0, perché dei 2 Dei 2 è l'abbiamo fatto 33. in 33 l'abbiamo fatto. Ok. Quindi sì, conversione terribile. Sì, Pure io sì, pensavo più Piet, veramente tanti, dopo Milano. No, ma ce n'erano, ma come dice lui, hanno fatto conversione. Cioè io, giocando nei vari turni, avevo sempre visto un Piet a 1 o 2 posizioni da me. Però poi dopo magari si vede che perdevano tutto il resto. Ma secondo me non è un mazzo, cioè un mazzo semplice, quindi ai giocatori magari non troppo esperti sembra di star giocando un mazzo figo perché non sbagliano, fanno le giocate giuste, magari vincono le lineare. partite. Esatto. Però poi se vai a vedere nel meta, da Django non sta bene, da Super Controllo non sta bene, da Iper Aggro non sta bene, cioè alla fine la cosa vince, Ok. non si capisce. E niente, quindi probabilmente martedì ho il torneo, quello per vincere la qualifica al nazionale, toglierò i Change of Art. I Change of Quindi se Art. questo video esce prima, sappiate miei avversari che non ho i Change of Art di side. Che ci metti? Le Bazin? Sta Allora, forte io il mi sono Bazin. portato
Io mi sono portato già una c'è. Basin di Side perché era tipo l'amuleto. Me l'hanno regalata, era Hyperfoil, avevo 9 carte di Side, ho detto vabbè, ci metto sta Talismano. Basin. Esatto. Non è incredibile, però non è manco No. male, cioè nel Ok. senso la terrei. Ha fatto il suo, ecco. Va bene. Io dico che ci avete dedicato un sacco di tempo. Sì, infatti. Con piacere. È Siamo Sono- stata qui a una bella deck divertirci. tech, una bella Abbiamo finito il chiacchierata torneo, faceva su questo freddo torneo, fuori. ragazzi. sono stato molto felice, io voglio un sacco di bene. Anche noi. Tu devi solo prendere il biglietto per Las Vegas, te l'ho già detto tu, Carmine. Su quello devi fare. Guardate, io ho prenotato ieri gli hotel. È il nostro campione, deve andare Io assolutamente. sto A Las Vegas prendendo... hai prenotato l'hotel? Sì, ma Sì. lui viene da te. Ma ti do io qual è l'hotel? Perché poi poi ne parliamo in privato. Cioè, Va dico io qual è bene, va l'hotel devi bene, prendere. va bene. Va Ma e bene. Lille E Lille invece Lille? Lille no, perché sto al Comic Con a lavorare. Faccio i Ah, dimostrativi ok, di Star ci avevi Wars. detto, ci avevi detto, sì, scusi. Però Porto comunque per Las gente. Vegas ti mando il link di dove devi prenotare, perché stai nella nostra... Cioè, sono negli appartamenti da 6 con la cucina anche, quindi se poi vai a mangiare bene... Ma io mangiamo mi anche faccio il bene. viaggetto con la mia ragazza, capito? Ah, Eh, Che carino. capito? La porto a fare 0,4 con me. Bello, bello. Bello, tanto ci troviamo sullo 0-3. Cioè, io faccio 1-3 e tu fai 0-4 probabilmente. Minchia, la tecnica del Perfetto. piatto, ragazzi, è quella che mi manca. Io devo prenderla, perché per me si vince solo. Cioè, non c'è E una poi il cosa. day 2 là siamo tantissimi. Ci sono 3 giorni di torneo, Io il primo lo Sì, sì, sì. faccio. No, ma il primo è un evento speciale per i vincitori PQ, che ci divertiamo da matti. Ci danno pure il pranzo pagato. Sì. Sì. Day 1, ma quando mai? No, giovedì, cioè venerdì che si gioca, noi non giochiamo, e ai vincitori del PQ c'è un evento per i vincitori del PQ con il pranzo pagato, offerto dalla Ah. TGC. Ok, Ma- evento ma- non che si gioca, nel Ah, senso. No, Sì, fanno un evento, come se fosse un side event per i vincitori del PQ, Ok, ok. con delle robe particolari. Non ho ancora vabbè, detto però cosa più ci sarà. scialla, cioè più tranquillo, E insomma. il sabato, quindi dopo che hanno fatto il day 1, sabato, si ripartirà, penso, da zero e si farà come fanno a questi eventi. Quindi ci sarà day 1 Ok. sabato e poi day 2 domenica. Sì, Però probabilmente che sarebbe day 2 e day 3. Però il primo day 1, secondo me, è un cut per dire chi può andare poi al day 1 vero e proprio. sì. Ok. Ci sta perché siamo già a 500, quindi non ha senso. Perché sarà un contando tutti torneo. i PQ le cose siamo a 500 Però almeno. non tutti quelli che hanno vinto il PQ verranno, Carmine. Vabbè, però ci sarà anche gente che vince al day 1, quindi Certo, sì. Ma aspetta, è il mondiale, comunque mi aspetto... Sarà un torneo fighissimo, sarà sì. milioni di Ci persone. divertiremo davanti. L'espansione è Bello. uscita da 3 settimane. Pazzesco. Va bene, va bene. Allora possiamo chiudere il video qui. Vi ringrazio tantissimo. Grazie a voi E ragazzi, un saluto. Ragazzi, grazie di molto, grazie molte. Per chi non lo sa, deve venire al PQ di Torino, ve lo dico già, ragazzi. Ha detto lui. Il 17 o pubblicità. il 18 maggio, il 17-18, quando è il 18, comunque a maggio al PQ di Torino dovete andare. Non c'è santo che tenga, cioè... Se ci Carmine non viene solo riusciamo, se perché ci c'è il compleanno riesco, della con nonna, se non piacere. sarebbe venuto Del il nonno, 18. del nonno. Il 18. Il 18, ecco. Carmine è il 18. scusato perché c'è il compleanno del nonno, ma tutti gli altri... Va bene. Ci proveremo, E poi ci se proveremo, qualche dai. pazzo vuole venire con me a un PQ in Polonia, me lo scriva che andiamo anche a un PQ in Polonia. Guarda, a battere i più forti. scrivimelo perché... Interessante. La Dove li tentazione voglio? c'è. Io Va bene. guarda, chiudo la live e guardo le date. Sappilo, gli dico solo chiudo Ma la tu live e basta guardo che le mi date. scrivi su WhatsApp, lo sai, tranquillo. Io sai che sarei così pazzo che stasera prenoto già il volo per il PQ della Polonia, Lo dico già. Vabbè, io devo vedere le date, devo vedere le date. No, io prendo le date anch'io, però lo dico così. Va bene. I più Ciao. forti bisogna batterli, ragazzi, non c'è niente che te. Cioè, vuoi Devi vincere il giocare con i più mondiale, devi battere forti, i più forti. ragazzi, sì. È solo quello che devi fare. Va Grazie, bene, va ragazzi. bene. Grazie a voi, ragazzi. Buona Grazie serata. molte, ragazzi.